Raga, finalmente l'ho trovata! Questa è la prima edizione della Fabbrica dei Mostri. Avrei sempre desiderato averne uno e finalmente dopo 20 anni sono riuscito ad averlo. Mamma mia, odore di vintage. E tra l'altro di questo gioco era famosissima la sigla, ve la ricordate? La Fabbrica dei Mostri! La Fabbrica dei Mostri è piena di attività. Il liquido speciale dei mostri prende vita! Infila la piastra, sfila il tuo mostro! Con la vera Fabbrica dei Mostri! La Fabbrica dei Mostri da Jig. Non avete idea di cosa ho dovuto fare per trovarne uno. Anzi, adesso ve lo mostro. Ma certo, perché non ci ho pensato prima? Raga, ho trovato la soluzione. Ora so come trovarne uno. E questo deve essere una Mac. Dende, rapido, prima che arrivi Freezer. Evo Capolunga. Colui che ha riunito le 7 sfere del drago ha il diritto di esprimere 3 desideri. Me ne basta soltanto uno. Dende, chiedigli la prima edizione della Fabbrica dei Mostri. Apparito! Vegeta capera Surya Pernetto! E ora che avete visto come sono riuscito a ottenerlo, partiamo subito con l'unboxing e dopo andremo a fabbricare i nostri primi mostri. Ho già la pelle d'oca e non vedo l'ora di mostrarvi il risultato finale. Oh mio Dio! Vediamo cosa c'è qua. Forse ci sono gli stampini. Sì, guardate! Ci sono 4 stampini con tutte le forme. Qua vedo dei dinosauri, qua dei ragni e degli insetti. Qua c'è una tigre e tipo un elefante, uno scorpione, altri ragni e una libellula. C'è anche una comoda linguetta che immagino servirà a tirar via il liquido in eccesso quando andremo a riempire gli stampini. Ma adesso andiamo a vedere i colori. Guardate che figata, c'è anche scritto liquido di mostro. Qua c'è il verde, l'orange, il rosa e ovviamente non può mancare il black. Eccolo qua. Guardate che alimentatore, c'era quasi mezzo chilo. Se vi casca state attenti perché vi spacca una mattonella. No, la comodissima palletta che servirà a infornare. Cioè sembra di essere un vero pizzaiolo. Proviamola subito a vedere se si incastra. Vediamo dall'altra parte. Guardate che figata. E infine, come in Lego Movie, il pezzo forte. Eccola qua, guardate che spettacolo, il sogno di tutti i bambini degli anni 90. È qualcosa che non vi riesco a spiegare l'emozione che ho in questo momento. Guardate che design, e qua, se non mi ricordo male, oh mio Dio, è dove andremo a mettere lo stampino. Qui ci sono i LED che indicherà quando sarà accesa e soprattutto quando sarà cotta. Devo dire che questa invece è molto leggera, pesa più l'alimentatore che tutta la fabbrica. Ma c'è dell'altro, hanno inserito anche questo comodo vassoietto con la scritta Cooling Tray e se non ho capito male questo andrebbe riempito con dell'acqua e serve a far raffreddare gli stampini una volta finita la cottura. E in più, è vero, me l'ho anche dimenticato, ci sono anche le istruzioni. Cioè, sa di epico, manuale di istruzioni, la Fabbrica dei Mostri. Ma ora, per non annoiarvi, me le vado a leggere tutte quante e dopo partiamo con la creazione. Ora che abbiamo ultimato le istruzioni, partiamo con la creazione. Come prima cosa dobbiamo collegare la macchina dei mostri all'alimentatore, spingiamo bene, ecco fatto. Andiamo ad attaccare la spina alla nostra presa di casa. Ora però dobbiamo verificare se sia ancora funzionante. Per fare ciò dobbiamo spostare l'interruttore in on e se va tutto bene si dovrebbe accendere la luce interna. Proviamo. Oh mio Dio, si è accesa! Come piastrina ho deciso di utilizzare questa, per cui proveremo a fare uno scorpione, un ragno e un serpente. Partiamo subito con i colori, direi di partire col verde. Raga,
Raga, ci siamo, ho finito di completare gli stampini e ora è arrivato il momento di infornare. Detto da tutti quanti, la parte dell'inserimento dello stampino dentro la fabbrica è una delle parti più complicate. Apriamo l'apertura, cerchiamo di inserirla il più possibile in fondo. Dai, rimani dentro. Oh, è rimasta dentro! Mamma mia, raga, ci siamo! Siamo pronti a cuocere! 3, 2, 1... Via! E adesso, secondo le istruzioni, per la cottura dobbiamo aspettare all'incirca 20 minuti. Intanto che si cuociono vi racconto un paio di aneddoti. Il primo è che su questo gioco non tutti sanno che è stata creata una serie TV. La serie è andata in onda su Italia 1 a metà degli anni 90, anche perché questo gioco è stato creato nel 92. Per chi di voi l'avrà visto si ricorderà sicuramente la sigla iniziale. Super muscolosi, orripilanti, smisurati e ripugnanti, visci che raccapriccianti come non hai visto mai. La fabbrica dei mostri, colore d'avventura, un buio scantinato, e lascia tutti quanti senza fiato, perché stravolge la realtà. La fabbrica dei mostri, mostri, può mandare all'aria il mondo e l'universo, e far andare tutto di traverso a chi non ci crederà. E per quanto riguarda la seconda curiosità, come vi ho anticipato e come sicuramente saprete anche voi, questo gioco ovviamente non è più in produzione. Tuttavia, se andate su Amazon e provate a scrivere Fabbrica dei Mostri, troverete altri tantissimi giochi nuovi che sono ancora in produzione, che sono stati creati appunto copiando l'idea da questo bellissimo gioco Jig. Ve lo faccio vedere in diretta. Andiamo su Amazon, scriviamo la Fabbrica dei Mostri, guardate quanti risultati che sono stati appunto copiati da questo bellissimo gioco. Vi faccio vedere anche alcuni particolari. Vedete, anche qua ci sono degli stampini che si chiama Laboratorio dei Mostri, guardate che figata, per cui se siete anche voi nostalgici, ovviamente l'originale è sempre l'originale, però potete trovare altri giochi che sono similari. Tra l'altro ce ne sono alcuni che sono palesemente uguali, come questo che si chiama Grandi Giochi Laboratorio 3D. Se andiamo a vedere nelle immagini, adesso ve le mostro subito, come vedete la modalità è la stessa, c'è il colore che serve a riempire tutti gli stampini. Una volta che li avrete riempiti li andrete a inserire nel forno e infine una volta che saranno cotti otterrete il risultato finale, in questo caso un ponte 3D. Per cui devo dire che a distanza di più di 20 anni questo tipo di gioco è ancora di moda. Raga, ci siamo, sono passati 20 minuti, si è spento e ora è il momento di sfornare. Ora che la luce rossa si è spenta significa che il forno si è raffreddato e quindi adesso lo sportello si potrà sbloccare. Proviamo, vediamo. E ora siamo pronti a estrarre i nostri mostri. Infiliamo bene la paletta, vediamo se riusciamo a incastrarli. Tiriamoli fuori, eccoli qua. Oh mio Dio, guardate che belli! Cioè è un sogno che diventa realtà. E ora che abbiamo finito la cottura, li andiamo ad estrarre delicatamente. E questo è il nostro serpente, si vedono anche gli intagli, è veramente venuto benissimo. Questo è il ragno, guardate che figata, con la parte posteriore arancione, le zampe anteriori rosse e il corpo verde. E per finire andiamo ad estrarre anche il super scorpione. No! Aspetta che lo devo pulire bene. Ed eccolo qua, anche lo scorpione completato. Forse è il migliore, guardate che figata. Le zampe arancioni, il corpo nero e le chele e la bellissima coda col pungiglione verde. Ma la cosa eclatante, e non so se lo sapete, ma le creazioni che fabbricherete con la Fabbrica dei Mostri le potrete anche attaccare alle pareti, come del frigo o le vostre pareti della camera. Vi basterà spingere un po' in tutti i lati e rimarranno perfettamente attaccate. Attacchiamo il ragno, adesso attacchiamo anche il super serpente. Spingiamo bene anche la testa, ecco qua, e infine lo scorpioncino. Mamma mia, che spettacolo, sembra di tornare bambino. No, cioè, guardate, sto provando delle emozioni che è difficile da spiegare a parole. Sono qualcosa di letteralmente epico. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Se volete altri video su giochi vintage come questo, fatemelo sapere nei commenti. Da Luca Tacche e dai 3 super mostri è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!